7 abitudini che ti rendono povero senza che te ne rendi conto. Gestire correttamente il denaro non è facile, non viene insegnato a scuola e nella maggioranza dei casi non viene insegnato nemmeno a casa. Questo significa che l'unico modo per imparare a gestire il denaro è farlo da soli e a proprie spese. Ed il problema è che non è sempre facile capire quali sono le cose giuste e le cose sbagliate, le cose che fanno migliorare le nostre finanze e le cose che invece ci rendono più poveri e che quindi andrebbero evitate. In questo video vediamo quindi alcune delle abitudini o errori di finanza personale che ti rendono più povero e come evitarle. La prima abitudine negativa è quella di abituarsi ad essere indebitati. E sembra che oggigiorno sia una cosa normale che le persone richiedano prestiti per acquistare anche le cose più semplici, ad esempio per comprare il frigorifero, la lavatrice, l'aspirapolvere, o anche cose voluttuarie come beni di lusso o viaggi di piacere. Tante persone, non appena finiscono di pagare un finanziamento, pensano subito a richiederne un altro, anche se non hanno bisogno di nulla. Magari hanno appena finito di pagare l'automobile ed immediatamente la cambiano comprandone una più nuova e più grande, ovviamente facendo un prestito. Alcuni non aspettano nemmeno di finire il prestito precedente, che lo rinnovano con uno di importo più elevato per potersi permettere di acquistare beni più nuovi o più esclusivi. Questo modo di fare non funziona se vuoi migliorare le tue finanze. Se non puoi permetterti qualcosa, non dovresti comprarlo. E con questo non voglio dire che indebitarsi è sempre sbagliato, ne ho già parlato in altri video. In alcuni casi è quasi obbligatorio, ad esempio se vuoi acquistare casa è molto probabile che dovrai ricorrere ad un mutuo. Altre volte potrebbe addirittura essere conveniente indebitarsi. In ogni caso il debito è qualcosa che va gestito con attenzione, sia a livelli di quantità che a livello di costi. Bisognerebbe evitare che indebitarsi diventi un'abitudine. Se per esempio stai pensando di acquistare qualcosa ricorrendo ad un debito, è meglio che ti fermi un attimo e ti chiedi se è davvero necessario acquistare quell'oggetto adesso. Forse potresti aspettare ancora un po' e comprare quell'oggetto quando potrai pagarlo in contanti. E in questo modo eviterai di indebitarti e probabilmente dopo un po' di tempo ti renderai conto che quell'acquisto che avevi pensato di fare non era proprio così necessario, che magari puoi farne proprio a meno. Il secondo errore è quello di non pagare prima te stesso. Questo è un errore che è ancora più comune del precedente. Cosa significa pagare prima te stesso? Pagare prima te stesso significa in sostanza che quando ricevi il tuo stipendio o le tue entrate dovresti prima di tutto mettere da parte una quota di almeno il 10% da destinare ai tuoi risparmi e ai tuoi investimenti. Mi rendo conto che potrebbe sembrare un po' irrealistico parlare di mettere da parte dei soldi quando hai da pagare bollette, affitto, spese quotidiane e così via. Conosco tanta gente che potrebbe pensare che stia dicendo qualcosa di impossibile. Magari pensano vivo mese per mese, di busta paga in busta paga, e non c'è modo che metta da parte il 10% del mio stipendio ogni mese prima di fare qualsiasi altra cosa. Beh, la cosa sorprendente è che quando prendi questo 10% all'inizio e lo metti da parte, alla fine il tuo cervello arriverà a trovare la soluzione per fare in modo che il denaro restante sia sufficiente per tutto il mese. Probabilmente all'inizio non ti renderai nemmeno conto che c'è un modo di arrivare a fine mese spendendo di meno. Tanta gente non sa quanto davvero spende e con cosa scambia il proprio denaro. Magari paga la rata del mutuo, dell'affitto, le bollette naturalmente, qualche cena fuori, un po' di svago e così via. E solo allora, dopo che tutte queste cose sono state pagate, se rimane qualcosa può essere risparmiata. Questo è un approccio che non funziona se vuoi essere in controllo delle tue finanze. Pagare prima te stesso è un po' come quando in aereo le hostess che danno le indicazioni di sicurezza ti dicono di mettere la maschera dell'ossigeno prima a te stesso e solo dopo aiutare altri a farlo. La stessa cosa è dal punto di vista finanziario. Dovresti prima pagare te stesso invece di fare in modo che altre persone comprino le loro cose prima che tu abbia pagato te stesso. Il terzo errore è non avere un fondo di emergenza. Questo è collegato sia al punto numero 1, che è ridurre il tuo debito, che al punto numero 2, che è paga prima te stesso. Ancora non ho fatto un video riguardo al fondo di emergenza, ma ho intenzione di farlo, quindi iscriviti al canale per essere certo di non perderlo. Sostanzialmente avere un fondo di emergenza significa avere sufficienti risparmi per sostenere tutte le tue spese per un periodo tra i 4 e i 12 mesi. Questo è molto importante ed è uno dei primari obiettivi di finanza personale che ogni persona dovrebbe porsi. E indipendentemente da quanto sei bravo a gestire le tue spese, prima o poi probabilmente arriveranno delle spese impreviste. Si rompe la macchina, devi fare un viaggio inatteso, o peggio ancora perdi il lavoro.
Queste sono tutte situazioni che non puoi aver pianificato in un budget. Un fondo di emergenza ti permette di essere finanziariamente resiliente, in modo che tu possa assorbire l'impatto di queste spese impreviste senza mettere a repentaglio la tua stabilità finanziaria e senza dover ricorrere ai debiti. Avere un fondo di emergenza ti darà anche la lucidità necessaria per affrontare queste situazioni difficili ed impreviste. Non sarai più preoccupato di dove andare a prendere i soldi e non sarai nemmeno costretto a ricorrere a debiti costosi. In questo modo avrai a disposizione più risorse mentali e potrai quindi utilizzarle per concentrarti meglio sull'affrontare l'imprevisto nel miglior modo possibile. Mettendo da parte ogni mese il 10% o più delle tue entrate, a poco riuscirai a costruire il tuo fondo di emergenza. Il quarto errore che molti fanno è quello di non conoscere le proprie entrate e le proprie uscite. Secondo le cosiddette leggi di Murphy, le tue spese cresceranno fino al punto di assorbire tutte le tue entrate. E molte persone, quando le proprie entrate aumentano, semplicemente aumentano le proprie spese in maniera automatica, che sostanzialmente è un disastro dal punto di vista finanziario, perché cosa succederebbe se ad un tratto le tue entrate diminuissero? Si riuscirebbe a ridurre le spese con la stessa nonchalance con cui sono aumentate? Per essere in controllo delle tue finanze dovresti tenere traccia di tutto quello che entra e che esce dal tuo conto in banca e dove va a finire. In sostanza quindi dovresti fare un budget che ti aiuti a tenere traccia di tutte queste entrate e uscite. Il budget dovrebbe quindi includere quello che stai mettendo da parte, cioè quanto stai pagando prima te stesso, l'affitto o il mutuo, le bollette, le rate dei prestiti, la spesa, lo svago e così via. Fai in modo che attenerti al tuo budget sia una sfida con te stesso. Quando a fine mese ti accorgerai che sei riuscito a stare nel budget, sarai fiero di te stesso per esserti attenuto al tuo obiettivo e per non aver ceduto alle tentazioni del marketing riguardo alle spese non importanti per te. Questo, oltre che a darti soddisfazione, ti permetterà di restare motivato anche nei mesi successivi mentre persegui i tuoi obiettivi finanziari. L'errore numero 5 è non investire quando invece dovresti farlo. Una volta che hai creato il tuo fondo di emergenza, dovresti continuare a pagare prima te stesso ed investire queste somme per fare in modo che il denaro lavori per te. Prima inizi ad investire, meglio è. Investire potrebbe sembrare rischioso, specie per chi comincia, ma in realtà è meno rischioso di quello che si pensa. Certo, potrebbe succedere che qualcosa va storto, ma se i tuoi investimenti sono ben diversificati e il tuo orizzonte temporale è di lungo periodo, sicuramente investire è un'ottima idea. Lasciare invece i tuoi soldi parcheggiati sul conto corrente di sicuro non lo è. A poco l'inflazione eroderà il loro potere di acquisto ed essenzialmente questo significa che anno dopo anno perderai soldi. Ci sono diverse strategie che potresti seguire per investire e dipendono da quello che fa per te. Potresti voler investire in qualcosa che ti dà l'impressione di essere un investimento sicuro come l'immobiliare, oppure potresti scegliere di investire nei mercati finanziari. In ogni caso, cerca di avere un'ottica di lungo periodo e di capire esattamente in cosa investi. Se sei completamente a digiuno di investimenti, ti consiglio di guardare questo video qui. È un po' lungo, ma dopo averlo visto potrai avere un'idea di come funzionano gli investimenti ed addirittura iniziare a fare i tuoi primi investimenti in maniera un po' più consapevole. L'errore numero 6 è non occuparsi delle piccole spese ricorrenti. Quando valuti l'acquisto di una casa, molto probabilmente non presteresti attenzione ad un rubinetto che gocciola. Alla fine è una cosa piccola, che potreste riparare con poco. Ma se quel rubinetto non viene sistemato, nel tempo causerà un enorme spreco di acqua. Lo stesso concetto si può applicare alle tue finanze. Potresti avere delle spese che, come dei piccoli tentacoli, a poco ti portano via quantità minime di denaro. Ti rendi conto che sono spese che dovresti eliminare in qualche modo, ma alla fine trattandosi di pochi euro rimandi la sistemazione fino a che te ne scordi. Ad esempio potrebbero essere degli abbonamenti che costano pochi euro per dei servizi che non usi più, magari te ne sei anche dimenticato o non hai avuto il tempo per fare il recesso, tanto si tratta di pochi euro. Ma mese dopo mese queste spese sono come quella goccia da rubinetto e nel tempo potrebbero farti sprecare un'enorme quantità di denaro. Una cosa che puoi fare è controllare il tuo estratto conto bancario per vedere quali sono queste spese e poi dedicare un po' di tempo per recedere da quei servizi che non usi più o che non ti danno più valore. Accertati anche che siano cose che effettivamente vuoi. Hai davvero bisogno di avere 10 abbonamenti a cose come Netflix, Disney Channel, Sky, eccetera? Scegliene uno solo. Il denaro che risparmierai potrai investirlo in te stesso, o risparmiarlo, o per pagare in anticipo i debiti. Un'altra strategia che potresti adottare è quella di ottimizzare quanto paghi per i servizi di cui usufruisci.
Per esempio, se la tua banca ti fa pagare delle commissioni troppo elevate sul tuo conto corrente o hai dei servizi che non usi più, potresti chiedere di rivedere le condizioni o eliminare dei servizi come carte aggiuntive che non usi o assicurazioni di cui non sai nemmeno l'esistenza. O ancora potresti spostare semplicemente il conto in una banca più conveniente. Stessa cosa per le tariffe del telefono o delle utenze. Potresti avere dei contratti vecchi che forse con il tempo sono stati variati o magari sul mercato sono uscite nuove tariffe più basse. Di tanto in tanto dovresti cercare di ottimizzare queste spese in modo da non pagare più del dovuto per i servizi che ti occorrono. L'errore numero 7 è non prendersi cura delle proprie finanze. Se non ti interessi di qualcosa, non potrai mai dare il meglio in quella cosa lì. E molte persone non si interessano delle proprie finanze e di come gestirle al meglio. Qualcuno potrebbe pensare che non vale la pena dedicare del tempo per capire come gestire meglio le proprie finanze, perché nella vita ci sono cose molto più importanti del denaro. Ovviamente è così. Ci sono cose molto più importanti del denaro nella vita. Ma purtroppo la vita stessa e molte cose che facciamo o non facciamo nella vita sono dettate dalle possibilità economiche. Quindi imparando a padroneggiare le tue finanze in modo da averne il controllo, alla fine ti permetterà di goderti di più la vita e di spendere i tuoi soldi per le cose che davvero contano per te. Un modo per imparare a padroneggiare le tue finanze è iscrivendoti al mio canale e guardando i miei video. Bene, abbiamo visto 7 pessime abitudini finanziarie che ti fanno diventare più povero. Se pensi che non abbia parlato di qualche importante e cattiva abitudine, fammelo sapere nei commenti. Per il video di oggi è tutto, grazie e ci vediamo al prossimo video.